Ragazzi, buon pomeriggio, io sono la Ultrasuoni, sala prove di Palermo e oggi sono venuto qua a gemmare con Noemi, la Barbera, la mia carissima amica, nonché batterista e tra l'altro anche ex membro degli Scratch, uno dei miei progetti più importanti, di cui ho parlato anche nei precedenti video. Abbiamo appena finito di suonare, abbiamo finito un po' di gemmare, come vi dicevo, e niente, tra una chiacchierata e l'altra, niente, abbiamo deciso di parlare un po' di quello che Noemi fa nella sua vita, non tutto, magari, nella sua vita musicale. Ok. Noemi, tu sei una batterista Sì. che fondamentalmente muove i suoi primi passi qui, praticamente a Palermo, Sì. comunque nell'entroterra palermitano. Diciamo di Diciamo sì. di sì. Anche se, vabbè, io vivevo in quel momento a Misilmeri, però ho studiato Ok. a Palermo, sì. Ho iniziato prima prendendo lezioni private, poi Ok. ho proseguito un anno come autodidatta e in seguito mi sono iscritta a una scuola di musica jazz che si chiama il Brass, che è molto famoso qua a Palermo. Ho studiato lì 3 anni, poi sono Ok. stata pure un anno alla Palermo Jazz. Contemporaneamente mi sono preparata con un insegnante privato per entrare al conservatorio, dove sono riuscita a entrare l'anno dopo. Ho fatto un anno di musica jazz come, come accademico, anzi triennio Ok. accademico. Dopodiché ho deciso di trasferirmi a Londra per appunto continuare questa mia avventura musicale a Londra. Lì, dopo varie peripezie, finalmente dopo 3 anni che stavo lì, quasi 4, sono stata ammessa alla Middlesex University. Adesso ho finito da poco il secondo anno, quindi Covid permettendo finirò anche il terzo l'anno prossimo e finalmente avrò una laurea in jazz. Come mai la scelta di Londra? Come mai qualche anno fa hai deciso di lasciare Palermo per andare a Londra? Ovviamente Londra ha sempre un certo appeal per tutti i musicisti, perché là nascono tantissimi gruppi famosissimi, ci sono tanti studi di registrazione, tantissime Ok. accademie, conservatori, e insomma secondo me tipo Londra come città per la musica, insieme a New York, Boston, insomma tutte queste città sono ottime. Certo un po' costosa. Direi. Direi. E poi Però. diciamo, quello che mi piaceva di Londra era la possibilità di poter suonare con tantissimi musicisti da tutto il mondo, diversi generi, quando invece qui a Palermo si era un po' limitati perché comunque i musicisti sono un po' meno, Sì. e quindi diciamo si suonava più o meno sempre gli stessi generi, e invece io per natura ho sempre voluto sperimentare, mi è sempre piaciuto variare, cioè non mi è mai piaciuto fissarmi con un solo genere, anche se comunque ho studiato jazz, mi piace suonare quasi qualsiasi cosa, perché non è vero che voglio suonare qualsiasi cosa. Londra comunque penso me l'abbia permesso e mi ha dato veramente tanto, ho conosciuto tanti musicisti molto molto bravi, ho fatto parte di diverse band con diversi generi, anche alcuni che non conoscevo addirittura. La cosa diciamo difficile di Londra è ovviamente c'è molta competitività e ovviamente i spostamenti e tutto quanto, riuscire a suonare, insomma ci sono diverse sfide, magari qua a Palermo per diverse cose è anche più facile riuscire a esercitarsi stranamente, però è più difficile poi andare a suonare. Stranamente. È più difficile poi Stranamente. andare a suonare, perché purtroppo, almeno quando io vivevo qua, ora non so, c'erano poche occasioni per esibirsi, e quando ci si Vabbè, esibiva non è cambiata di tanto da questo punto di vista. quando ci Devo si dire che- esibiva non si veniva pagati. Devo dire che non è cambiato moltissimo, anche perché non Purtroppo. sono passati a Regge Logiche, però non è cambiato di molto. Non ho mai capito perché in Italia purtroppo il mestiere del musicista non viene preso seriamente.